Dato l'interesse riguardo al pane e al modo con cui il pane viene prodotto, è importante capire riguardo proprio alle sue caratteristiche intrinseche la modalità con cui questa farina e acqua a contatto con i lieviti porta a quel prodotto finale di lievitazione, di fermentazione alcolica degli zuccheri nel pane che viene così prodotto a livello non solo industriale ma anche artigianale, con il quale noi quotidianamente ci confrontiamo. Quello che è importante capire è che noi, se effettuiamo una fermentazione chimica del pane usando del bicarbonato e non dei lieviti, commettiamo un errore, quello di avere un pane ad alto indice glicemico, a notevole carico glicemico, che stimola l'insulina, perché gli zuccheri non sono stati digeriti dal processo di fermentazione dei lieviti che si nutrono proprio di questi zuccheri, ed è proprio il modo con cui la farina fornisce al lievito questi zuccheri che dà caratteristiche di qualità poi a quel pane che noi andremo ad assumere, perché noi sappiamo che la farina deve essere, che è amido, deve essere trasformata in degli zuccheri, e in particolar modo attraverso un processo che, passando attraverso le destrine, cioè dei composti di zuccheri da 4 molecole di glucosio, verranno poi trasformate queste destrine in maltosio, 2 molecole di glucosio, infine in glucosio, e il glucosio, come praticamente il maltosio, diventano il substrato per il processo praticamente della fermentazione, perché il lievito si nutre di zuccheri. Allora il primo pensiero potrebbe essere quello di aggiungere zucchero al lievito, all'impasto, errore gravissimo, o miele o quant'altro, errore gravissimo che fanno in molti, che accelererebbe il processo iniziale di lievitazione, ma darebbe un prodotto che esternamente sembra un bel pane, un bel prodotto lievitato, ma all'interno contiene ancora degli amidi non digeriti, non fermentati, non lievitati, che diventano poi, oltre ad un carico glicemico, quello che dicevamo prima, se l'amido non è fermentato, non ha subito cioè l'azione enzimatica e l'azione praticamente fermentativa, lievitativa, praticamente abbiamo un prodotto di scarsa qualità. E invece noi sappiamo che all'interno delle farine, soprattutto le giovani, dove praticamente c'è ancora una forte attività enzimatica, sono già presenti degli enzimi che intervengono in quel processo iniziale che è la saccarificazione dell'amido, grazie a 2 amilasi, le alfa e la beta amilasi, un po' l'equivalente di quello che accade all'interno del nostro organismo quando noi introduciamo dei carboidrati complessi, degli amidi, e masticandoli abbiamo prima l'azione della ptialina e poi l'azione dell'alfa amilasi pancreatica, e poi avremo il prodotto finale di quella flora lattacida e di bifidobbatteri che è fondamentale per digerire quegli zuccheri. Poi ci sarà bisogno, casomai nel caso di un lattosio, di una lattasi, però noi capiamo bene quanto questo ci porti a capire come sia importante che il nostro amido venga praticamente digerito bene all'esterno del nostro organismo prima che noi lo assimiliamo in qualunque forma, pane compreso. L'alfa-amilasi è quell'enzima che ha capacità praticamente liquefacente, mentre la beta-amilasi ha un'azione saccarificante. Le alfa-amilasi in realtà trasformano l'amido in destrine, che essendo solubili in acqua fanno aumentare il volume nella fase liquida dell'impasto. Nel momento in cui praticamente però queste alfa-amilasi fossero troppo diciamo in eccesso, potrebbero portare alla liquefazione, e questo non va bene. Poi intervengono dopo le alfa-amilasi le beta-amilasi, che attaccano i legami glucosidici della parete esterna dell'amido e
anche delle destrine, staccando poco per volta dalle destrine di 4 molecole di glucosio il maltosio con 2 molecole di glucosio. Il maltosio così ottenuto viene trasformato in glucosio da un altro enzima che è la maltasi, contenuto già direttamente dentro il lievito, che comincerà il suo processo di fermentazione. E il lievito, non a caso, possiede una membrana cellulare che lascia passare solamente gli zuccheri semplici. I disaccaridi, come il maltosio o il saccarosio, devono essere invece trasformati precedentemente da glucosio in glucosio e fruttosio. A sua volta il fruttosio, una volta introdotto, subirà l'azione di un altro enzima che è l'enzima isomerasi, quindi capiamo quanta ci sia di attività fermentativa enzimatica praticamente per ottenere il passaggio dall'amido, che viene grazie all'azione dell'alfa-amilasi trasformato in destrine, e poi da questo in maltosio mediante la beta-amilasi, che lo porterà poi a formare il glucosio, e dove praticamente saranno intervenute le isomerasi. E quindi possiamo capire benissimo come questo processo di saccarificazione diastasica che porta l'amido in maltosio mediante praticamente questo enzima può essere sostenuto in maniera importante praticamente dall'uso del malto diastasico. Il malto diastasico, per esempio, è un insieme di enzimi di zuccheri che si ottiene proprio dalla farina di malto, il quale praticamente non fa addormentare l'attività enzimatica della farina di frumento, perché già è un malto ricco di enzimi e zuccheri che possono sostenere sia il lavoro praticamente dei lieviti fornendo zuccheri, ma soprattutto mediante la presenza di questi enzimi che arrivano dai cereali del malto già precedentemente germogliati a contatto con l'acqua, forniscono praticamente quegli enzimi che servono praticamente ad agire sull'amido aiutando gli enzimi già presenti all'interno delle farine dei cereali per portare del frumento, per portare diciamo nutrimento ai lieviti e permettere questo processo praticamente di lievitazione che diventa fondamentale, per cui questo malto diastasico, che è molto importante, oltre a contenere alfa e beta amilasi che abbiamo appena detto, contengono anche emicellulosa che favorisce il processo digestivo dei cellulosi e delle proteasi che agiscono sul glutine, quindi portando così ad un processo di continua produzione di zuccheri e favorendo proprio per l'azione anche sul glutine la reazione di Maillard, che è la cosiddetta caramellato, che fa caramellare il pane ottenendo una crosta chiara, praticamente un po' bella crosta colorita, scusate, e saporita, cosa che invece accadrebbe se non ci fosse questo malto diastasico che favorisce l'attività enzimatica e quindi la disponibilità di zuccheri per avvenire l'attività fermentativa. Tutti questi procedimenti non vengono svolti a livello artigianale, che porterebbero alla produzione praticamente di un pane di migliore qualità, un pane ben lievitato e che abbia praticamente all'interno del suo contenuto il minor numero di zuccheri ancora disponibili e che praticamente quindi esaurisca l'attività del Saccharomyces cerevisiae, impedendo quindi la continua lievitazione all'interno del nostro stomaco degli zuccheri praticamente fermentabili. Quindi capiamo bene quanto sia importante questo processo fermentativo, che per noi diventa fondamentale, diciamo simile a quello che avviene all'interno del corpo umano per azione dell'amilasi salivare laptialina e per l'azione dell'alfa-amilasi praticamente pancreatica, e soprattutto anche per l'azione di una flora batterica amica intestinale lattacida, che va a completare quel lavoro che è stato iniziato o non completato praticamente durante il processo fermentativo che noi dobbiamo avere all'interno del del processo di panificazione. Processo di panificazione che richiede quindi praticamente che tutto il procedimento, dall'impasto della farina con acqua,
e che nella farina sia garantita quella quota praticamente di enzimi che portano praticamente a quell'attività saccaridasica che è fondamentale per produrre dall'amido le destrine, dalle destrine il maltosio e quindi il glucosio, in modo che i fermenti possano svolgere un'azione completa digestiva su questi, trasformandoli attraverso la fermentazione alcolica ovviamente in alcol e anidride carbonica. L'alcol potrà evaporare e quindi non ci porterà intossicazione dell'organismo, ma questo processo fermentativo deve avvenire in modo completo. Per avvenire in modo completo deve essere sostenuto o dalla scelta di una buona farina o dall'aggiunta di un malto diastasico che possa favorire il processo fermentativo completo all'interno del nostro pane. Quindi con questo spero di aver dato un'altra nota informativa, quindi qualità della farina, eventuale aggiunta di malto diastasico non sempre necessario, una buona attività enzimatica, un processo di lievitazione completo che non impigrisca praticamente il lievito, che quindi venga continuamente nutrito. Quello che dobbiamo capire è che noi affidiamo la nostra salute a mani più o meno sapienti che talvolta che ciò che abbiamo appena espresso, che è solo un'indicazione semplice al consumatore, talvolta non è dominio delle conoscenze di chi ha affidato il processo di panificazione. Va bene, vi ringrazio per l'attenzione e spero che questo contributo possa aiutare le persone a capire come il pane e la pizza possono essere dei veri veleni alimentari, perché quel processo di panificazione, di attività enzimatica o saccarificazione e di lievitazione successiva non avvengono praticamente nei modi sperati, perché quello che noi dobbiamo capire è che dietro ogni processo di trasformazione di un alimento ci deve essere sempre la conoscenza, così come noi che cerchiamo praticamente prodotti di prima qualità e trattamento adeguato, alla stessa maniera dobbiamo averlo quando andiamo ad acquistare il pane o la pizza. Grazie.